Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo di nuovo in compagnia di Dacia Jogger, la Dacia che già ho fatto la recensione completa di come va, i consumi eccetera, ed è l'auto di Simone, un mio amico che me l'ha data e così ha detto Lorenzo provala e vedi come va, dopo 2 anni di utilizzo e 35.000 km circa di percorrenza. Allora, questo sarà un video speciale dedicato solo al bagagliaio e ai lati pratici di quest'auto. Volevo farvi vedere magari anche come configurare il telefono Bluetooth, eccetera. Sono cose che magari nessun altro vi porta, ma qua sono dati reali e vi misuriamo un po' com'è e quanto spazioso è quest'auto. Bene, allora apriamo il bagagliaio, è sotto qui la levetta per aprirla, schiaccio, si apre, un mega portellone, perché guardate quanto grande è. E guardatela così, già si capisce che l'auto è molto spaziosa. Abbiamo un tendalino che non so come mai qui hanno fatto il preforo per prenderlo, ma non l'hanno fatto, forse per risparmiare, forse per... Boh. Va agganciata così, questo qua è un tendalino non fisso ma morbido, come vedete è flessibile, pratico, posso mettere sopra dei giubbotti e cose del genere, ma non è rigido, ecco, quindi però è pratico quando io vado a toglierlo, tac, lui si riavvolge e mi resta tutto il bagagliaio spazioso. Abbiamo una luce che illumina il nostro bagagliaio, qui abbiamo dei ganci per mettere le borse della spesa e adesso volevo farvi 4 misure per farvi vedere quanto spazioso è. Allora, guardiamo la profondità di questo bagagliaio qua, nel punto più profondo siamo a 119 cm, quindi quasi 1,20 m, per una larghezza nel punto più spazioso di 120, quindi abbiamo 120 x 120. Poi qui nel punto più stretto abbiamo 1 metro giusto. La bocca di apertura è 86 cm, quasi sì, 86 cm. Qua c'è un piccolo scalino che è dove c'è la cintura di sicurezza e allora lì andiamo, diciamo così, 83. L'altezza da terra per caricare una valigia siamo intorno ai 65 cm, quindi se noi dobbiamo prendere la nostra valigia e alzarla siamo sui 65 cm. Adesso cosa voglio fare? Voglio buttare giù tutti i sedili e vedere quanto spazio abbiamo per caricare, non so, magari dobbiamo caricare una tavola da surf, un SUP gonfiato, qualcosa per il tempo libero e voglio vedere realmente quanto spazio abbiamo. Quindi adesso butto giù i sedili e vi faccio vedere quanto spazio c'è. Quindi per abbattere i sedili c'è questa cinghietta qui che si tira così, ok? Io lo abbasso e qua abbiamo già una prima piega, quindi potremmo anche lasciarlo così. Se voglio ancora più spazio, cosa faccio? Lo tiro su e lo giro così. Ecco qua, perché vedete qua è dove è agganciato. Ed è questo che voglio provare a vedere quanto spazio c'è una volta abbattuti i sedili. Vado anche dall'altra parte, apro la porta, tiro la mia cinghietta, eccoci qua, e giro anche questo. E eccoci qua. E guardate, dovete far conto che nella versione 7 posti questo si tira su e io vado a sedermi dietro. Adesso proviamo a mettere qui, qua c'è un piccolo scalino, ok? E adesso voglio misurare quanto fa dal sedili abbattuti, quindi da qui, eccoci qua, siamo a 160 cm di spazio utile. Sì, 160 cm. Quindi praticamente abbiamo 1 metro di larghezza nella parte più stretta per 1,60 m. Possiamo quasi star stesi. Adesso voglio fare un'altra prova di riabbattere i sedili, però di metterli così, in posizione mista, poi in questa posizione qua, ok? E vedere da dietro a questo sedile qua, questo sedile è impostato nella mia altezza che sono 1,80 m, vedere quanto spazio c'è. Quindi vado a misurare dal sedile a qui, siamo a 1,90 m. Qua abbiamo 1,90 m. Se vado a togliere questo tendalino qui, cioè, potete entrare dentro con una cucina praticamente. L'altezza da terra, allora, qui nella parte più bassa dove c'è la cintura è di 90 cm. Nella parte più alta, quindi se io salgo qua, siamo a 102 cm. Quindi, ecco, io adesso provo a salire così, vedete, per dirvi, io sono 1,80 m. Eccomi qua. Guardate quanto spazio. Perché? C'è tanto spazio perché qui andrebbero altri 2 sedili, ma in questa versione qua non ci sono.
ed è interessante, sì, molto spaziosa. E adesso voglio fare un'altra prova. Ecco, l'altra prova è questa, quella di mandare avanti del tutto il sedile del passeggero per vedere cosa posso caricare. Allora, da lì fino a dietro qua siamo a 2,30 metri, ok? Magari si inclina un altro po' il sedile, ma più di così ho visto che non va. Siamo a 2,30 metri. Se vado da lì, dal display a qui, siamo a 2,80 centimetri. Beh, di spazio ce n'è e non manca di sicuro. Che dire, questa è proprio un'auto per trasporto, per famiglia. È quello che non riesco a definire quest'auto, perché nel senso che può essere sia un monovolume, una station o anche un multispazio di quelli che troviamo però a un prezzo. Te lo ripeto, questa è l'auto, l'ha presa Simone a 19.700 euro. Accessoriata così, è l'intermedia, non ha il climatizzatore automatico, non ha alcuni accessori, però per quello che serve c'è tutto. Che dite signori? Adesso proviamo a collegare il cellulare così vi faccio vedere come si connette al Bluetooth, che è molto semplice. Eccoci qua, siamo in auto, adesso vi faccio vedere come collegare il Bluetooth. Un'azione che secondo me è molto semplice, che addirittura dovrebbero farla in concessionaria, ma se magari non sapete come fare, guardate questo video. Quindi accendiamo lo schermo. Adesso io sono già sul menu delle impostazioni, vado su integrazione smartphone, ok? Faccio aggiungi dispositivo, e qui c'è scritto per aggiungere dispositivo collega il Bluetooth e accendilo nel tuo cellulare. Quindi adesso io vado a collegare il Bluetooth, vedete qua ho il cellulare con i miei dispositivi e adesso lui sta facendo una ricerca. Devo trovare Media Nav, Media Display in questo caso viene scritto sul cellulare, Media Display, associazione, lui mi dice il codice corrisponde 298111, sì, faccio associa e il dispositivo si è associato. Gli do l'ok, bene, do consenti e il dispositivo è già collegato. Eccoci qua. Quindi ci abbiamo messo un attimo e abbiamo il nostro display collegato, che vedete qua, c'è le impostazioni e tutto quanto. Bene, quindi display collegato, tutto ok. Volevo farvi vedere, prima di concludere il video, la praticità di tutti questi vani portaoggetti che abbiamo qui. Guardate quanti ce ne sono, abbiamo portaoggetti dappertutto. Allora, in questo caso qua abbiamo un Samsung Note 20, dentro non ci sta, secondo me è ancora calcolato per cellulari un po' più piccoli, di misure di display sotto i 6,5 pollici, perché qua non ci stanno. Comunque, un'altra particolarità che volevo farvi vedere è questa qua. Se volete appendere delle borse, magari avete delle borse da appendere, le agganciate qua, che questa lo trovate dal lato passeggero, come si vede qua. Poi anche qui vani portaoggetti a volontà, dietro qua poi c'è un bracciolo, che come vediamo, cioè questo si può alzare, adesso eccoci qua, e qua avete tutto per mettere gli oggetti dentro qua, quello che magari non volete che sia in vista. Qui altri due vani portaoggetti, freno a mano e stazionamento elettrico e vista dietro, scusate, non da dietro, vista da davanti, il dietro si presenta così, molto spaziosa. Che dite? Bene, quindi questo era un video per portarvi delle misure di quest'auto, che secondo me è molto interessante sia per il prezzo che per i consumi. Adesso vi dico, ho già fatto il video, comunque in caso andate a vedere quello lì dove parlo proprio dei consumi della prova su strada. E che dire ragazzi, secondo me questa è un'auto particolare per chi vuole spazio, per chi vuole comunque consumi bassi e soprattutto per chi vuole fare del tempo libero. Immaginate chi va col surf, chi va con qualcosa, una tenda, voglio andare a fare campeggio, addirittura esiste l'accessorio che posso metterlo e trasformarlo in letto, questo bagagliaio. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto. Io penso di averci messo del mio, di qualcosa di diverso dal solito, ma appunto per portarvi misure reali. Così potete andare a vedere, ho bisogno di acquistare quell'auto, ma come sarà il bagagliaio? Magari in concessionaria non mi fanno vedere queste cose qua, guardate questo video. Bene signori, se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao!